Buongiorno a tutti e benvenuti nel canale dedicato al mondo delle ottiche sportive digitali. Oggi mi trovo in compagnia, come sempre, di Marco Isabella. Ciao a tutti. Ciao Marco, per parlarvi del cannocchiale d'appuntamento digitale Night and Day Infrared DL50, che vi anticipo è un prodotto contraddistinto da un interessante rapporto prezzo-prestazioni. È attualmente in offerta presso Scubla, che ce l'ha fornito, a 990 euro. Come sempre su termicinotturni.it potrete trovare un articolo molto approfondito. Noi comunque ci vediamo insieme a Marco tra poco, dopo la breve sigla. Ciao. L'Infrared D50L è composto, come vedete, da una robusta struttura metallica e verniciato di nero. Presenta una linea decisamente classica, tanto che di primo acchito, se non ci si soffermasse sulla zona dei pulsanti nei pressi dell'oculare, potrebbe apparire un normale cannocchiale ottico d'appuntamento. È lungo circa 38,5 cm. L'ingombro laterale massimo è nella zona delle torrette di 86 mm. Il diametro del tubo è di 30 ed è lungo 153 mm, a cui si deve togliere i 42 mm della pseudotorretta. Esiste quindi abbastanza spazio per poter bilanciare e regolare la posizione degli anelli da 30 mm. Beneficia inoltre di un livello di protezione IP67, può resistere infatti a una caduta accidentale in acqua sino a 1 metro di profondità. Per ciò che concerne il rinculo di un'arma rigata è dichiarato per un massimo di 1000 grammi al secondo quadrato. Sono presenti le pseudotorrette di elevazione. Quella di sinistra è il vano della batteria aggiuntiva. Quella di destra, che sta svitando invece adesso Marco, ospita la porta USB-C, mentre la torretta verticale vi consentirà di accedere ai menu e di compiere varie funzioni. I tappi comunque delle torrette laterali sono metallici e si avvitano tramite una filettatura che abbiamo notato essere molto robusta. Si avvale inoltre di una pulsantiera con 4 pulsanti, che sono abbastanza grandi per essere premuti anche con i guanti da tiro o quelli invernali. Il pulsante per l'attivazione spegnimento stand-by è di colore arancione per essere chiaramente distinto. Come ho scritto nell'articolo che spero leggerete, ogni pulsante assolve a più funzioni. Il sistema di messa a fuoco si attua tramite una grande ghiera zigrinata che è fluida e precisa e dotata di 6 rilievi ben definiti che assolvono alla perfezione il loro compito, senza dover necessariamente compiere spostamenti naturali della mano mentre si osserva con l'occhio oculare. Il raggiungimento del punto di fuoco poi ci è parso univoco e preciso. Il cannocchiale d'appuntamento digitale Infrared TD50L utilizza inoltre un obiettivo da 50 mm di diametro che è molto luminoso e aperto infatti a f1,2. Potrebbe apparire una differenza minima rispetto al classico f1.4 che è presente su alcuni prodotti della concorrenza. In realtà è necessario costruire obiettivi con lenti più grandi e con una lavorazione migliore. Il sensore invece inquadra un campo reale di 6,6 x 4,9 gradi che nel settore dei digitali è definibile come grandangolare. Il display è un LCOS da 1280 x 960 pixel e fornisce immagini ricche di dettaglio. Grazie al pulsante situato a sinistra è possibile inoltre modificare rapidamente la luminosità fornita dal display con 5 livelli, senza dover entrare nel menu perdendo tempo prezioso. Il paraluce di gomma invece funge da ghiera per la compensazione delle diotrie. La zigrinatura ne migliora il grip per una perfetta regolazione. L'ingrandimento nativo del TD50L invece è pari a 4x, ma grazie alla rotazione della torretta verticale è possibile aumentare gli ingrandimenti con vari step in maniera fluida e graduale, soprattutto molto rapida anche qui per l'utilizzo al poligono. Il sensore digitale a corredo è un CMOS da 1440 x 1080 pixel. La densità dei pixel è ottima, sono 4,4 micrometri per consentire una buona rilevazione dei dettagli. Tramite il pulsante situato sul lato destro, quello denominato P, è possibile modificare rapidamente le 3 modalità di visione che sono la giorno, la modalità lunare e la modalità stellare. Il software di gestione è decisamente funzionale e privo di inutili fronzoli e impostazioni. Si può impostare se si ha un po' di pratica con questi strumenti senza dover leggere il manuale delle istruzioni. Sono inoltre presenti il sistema Picture in Picture, che si palesa come un ingrandimento del soggetto inquadrato nella parte alta del display, ed è anche possibile scegliere, come poi vi dirà Marco, tra 6 reticoli opzionali per adattarsi perfettamente alle varie necessità, scene o condizioni di illuminazione.
Si può anche modificare il loro colore, bianco, nero, rosso e verde. I reticoli graduati inoltre aumentano o diminuiscono in proporzione al variare dello zoom per mantenere una costante dimensionale sui dettagli visibili. È presente inoltre una memoria integrata di 16 GB ed è stata inserita una batteria interna da 6600 mAh, ma è anche possibile inserirne una sostituibile da 1500 mAh. Oltretutto è consentito sostituire la batteria esterna mentre il cannocchiale d'appuntamento è in funzione. Durante il mese di novembre, con temperature comprese tra i 15 e i 5 gradi, ha garantito sia a me che a Marco, quindi sia di giorno che di notte, una durata della batteria di circa 11 ore e mezzo. Di giorno abbiamo notato che tarando l'arma, praticamente questa ottica ti permette entro i 50 metri e con un calibro in 308 chiaramente, di vedere il foro del proiettile. Quindi usando il foro del proiettile e con l'impostazione di azzeramento si riesce tranquillamente a tararla senza dover fare lo zero freezing, cioè bloccare l'immagine sulle impostazioni e poi spostare gli assi Y e Y. Mi è sembrato ottima anche la possibilità di poter esporre e sottoesporre, non tanto nell'attività di telecontrollo quanto durante la fase di azzeramento al poligono, dove con la luminosità pari a 0 era impossibile osservare le righe nere del bersaglio bianco. In ogni modo è possibile migliorare la visibilità diurna sui dettagli molto luminosi chiudendo anche il tappo dell'obiettivo. Si utilizzerà in questo modo il piccolo foro che all'atto pratico diaframma l'ottica da 50 mm a f1.2 a 10 mm f6. Per la prova notturna abbiamo ricevuto anche l'illuminatore aggiuntivo da 940 nanometri. Ricordo ai lettori che ci seguono che rispetto agli 850 nanometri un 940 consente una perfetta invisibilità, a discapito però di meno luminosità, che ho calcolato in circa il 20-25%. Si utilizza anche esso con classiche batterie ricaricabili da 3200 mAh che utilizziamo sulle torce della Nightcore. La regolazione del fascio luminoso avviene su 3 step, mentre molto soddisfacente il fascio prodotto, così come la sua convergenza. Dopo qualche serata di prova, comunque aspettando la notte, terse senza foschie, ci sentiamo di rassicurare gli appassionati che con l'Infiray, l'illuminatore da 940 mm, è possibile osservare un essere umano o un cervo fino a 500 metri di distanza, avvalendosi senz'altro di una torcia IR da 850 o di una con un fascio più potente. Penso che potremo spingerci anche verso i 600 metri. Come vedete, io e Marco abbiamo effettuato la prova da tiro presso la Tavola Montagnola, sita nel comune di Macagno con Pino Vedasca, qui in provincia di Varese. Il cannocchiale d'appuntamento Infiray TD50L è stato montato sopra una carabina Blazer in 308 con adattatore rapido con tessa. La prova di tiro è stata effettuata a circa 2 gradi di temperatura in una giornata con un po' di vento, con un allineamento a 50 metri e una prova di tiro sino a 100 metri. Sia io sia Marco abbiamo testato la funzione di azzeramento definita Freeze Zeroing. Il procedimento è molto facile. Dopo aver premuto la torretta verticale per qualche istante appariranno i simboli del menu. Se non dovessero apparire quelli dei reticoli e quella della tiratura, consiglio vivamente di tenere premuto il tasto P e fotografia per 30-40 secondi. Dopo aver scelto la distanza di azzeramento e sparato un colpo, sarà sufficiente premere i pulsanti fotografia e P per congelare l'immagine. A questo punto, anche spostando il cannocchiale, sarà possibile attraverso la ghiera presente sulle torrette verticali lavorare nello spostamento dell'asse X e Y senza particolari problemi e salvare con il pulsante specifico. È anche consentito il salvataggio di 3 azzeramenti A, B e C, ma anche di modificare queste impostazioni. Ma direi, Marco, che adesso è giunto il momento di parlare dei pregi e dei difetti. Quindi noi abbiamo fatto un po' una sintesi, vista la nostra prova sul campo. Tra i pregi diremmo ottimo rapporto prezzo-prestazioni, 3 modalità di visione, quindi la diurna, luna e stelle. Un design che, come vedete, simila un classico cannocchiale da tiro. Il sensore e il display sono di buona qualità e direi in alcuni casi anche sopra la media. Possibilità di osservare al crepuscolo a colori anche nelle notti di luna piena. Il range di ingrandimento inoltre è totalmente sfruttabile. C'è una rapida regolazione dell'ingrandimento della luminosità e anche l'attivazione del sistema Picture in Picture. Ottima durata delle batterie e possibilità anche di cambiare la batteria quando si sta utilizzando il cannocchiale d'appuntamento. Tra i difetti, come sempre nel settore dei digitali, non ha un'estrazione pupillare grande come quella di un cannocchiale ottico. La visibilità diurna può essere inficiata da soggetti molto chiari, però ovviamente è raro trovarli durante l'attività venatoria. Sì. Noi animali bianchi
Esatto. Qua da noi non ce ne sono. Esatto, noi ce ne siamo accorti soltanto perché abbiamo utilizzato dei bersagli bianchi. Comunque del resto, infatti, il suo scopo primario è il puntamento per il sele control. Sì. Quindi in questo caso è un ottimo cannocchiale d'appuntamento. In definitiva, il cannocchiale d'appuntamento Night and Day Infrared TD50L ci è parso un ottimo strumento che è anche contraddistinto da un eccellente rapporto prezzo-prestazioni, soprattutto ora che è possibile acquistare in offerta a 990 euro. Ha un ottimo sensore CMOS con pixel abbastanza densi, un display sopra la media e varie modalità di regolazione dello stesso. Il sistema di azzeramento poi si è rivelato rapido ed efficace, così come la gestione dell'intervallo di ingrandimento. Eccellente inoltre secondo noi, visto che abbiamo avuto anche altre esperienze, la durata della batteria. Vi ripeto il prezzo: l'Infrared TD50L costa attualmente 990 euro IVA inclusa. Il prezzo ovviamente è suggerito da Scubla SRL, che è distributore ufficiale per l'Italia dei prodotti Infrared. Io ringrazio Tania Lanzutti di Scubla SRL per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per averci lasciato liberi di citare le nostre impressioni. Ringrazio come sempre Marco Isabella per la preziosa collaborazione e la sua professionalità, e ovviamente il TAV La Montagnola e il direttore Germano Evangelisti per la sua disponibilità. Vi aspettiamo come sempre sul mio canale YouTube, assieme a Marco per quanto riguarda la parte dei termici notturni, associata anche al gruppo Facebook e al sito termicinotturni.it. Se ancora non lo avete fatto, inoltre potete iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e Marco Isabella. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao.